Ciao, mi chiamo Cecilia e oggi staremo insieme e ti racconterò una storia di vita interiore. Se l'argomento ti interessa, ti ricordo di iscriverti al canale perché ogni lunedì uscirà un nuovo video. Benvenuti e bentornati e grazie a tutti coloro che si stanno iscrivendo al mio canale. Io non so se vi è mai capitato, soprattutto a coloro che praticano la meditazione, di trovarsi in uno stato in cui non abbiamo più potere, tra virgolette, nel nostro corpo, ovvero il nostro corpo durante la meditazione inizia ad oscillare, a roteare. Non so se vi è mai capitato e se vi è capitato scrivetemelo nei commenti. Questa cosa mi è successa un paio di anni fa e non sapevo come mai. Perché succede questo? Perché il nostro corpo inizia ad oscillare o a roteare. Questo succede alle persone che praticano la meditazione da un paio di anni, ovvero da almeno 2-3 anni, almeno questo è quello che è successo a me. E con una pratica di meditazione di almeno 20 minuti. Perché 20 minuti? Perché ci vogliono almeno 5-10 minuti, anche alle persone più esperte, per poter calmare la mente, per poter arrivare ad uno stato mentale di quiete e di tranquillità, per cui appunto la mente si rilassa, si lascia andare. Ed è proprio quando si lascia andare che inizia a volte questa rotazione o oscillazione. La prima volta che è successo a me è successo in uno specifico contesto, nel senso avevo rilasciato uno schema egoico che procurava però tantissima tensione interna, quindi energeticamente avevo tanto accumulo. Questo ovviamente, lo voglio precisare, non rientra nel contesto spirituale, cioè l'energia interna è una questione di fisica, non è una questione spirituale. Noi siamo energia, che ci piaccia o no, le molecole, gli atomi, eccetera, eccetera, come sappiamo, sono energia, è fisica. È naturale che se noi non riusciamo a far uscire questa energia praticando sport, meditando, facendo yoga, eccetera, eccetera, e tantissime altre attività che adesso non mi vengono in mente, questa energia rimane compressa dentro di noi. Ed è anche quando, appunto, come nel mio caso, liberiamoci di uno schema egoico, e quindi la mente va in collasso, che tutto il nostro corpo produce energia perché ha rilasciato, ed è stato un dispendio importante di energia da una parte ma dall'altra di accumulo. E proprio nel mio caso, nel momento in cui ho fatto questa meditazione, sono scesa nello stato di quiete più totale, quindi la mente si è totalmente rilassata e non pensavo a nulla, stavo veramente in pace, che il mio corpo ha iniziato a ruotare in questa maniera. Sembrerò scema, però ha iniziato a ruotare così, ovviamente avevo gli occhi chiusi, e ha iniziato piano piano, e lì per lì ho messo paura perché ho detto Dio, che succede? Però anche lì c'è sempre quella scissione quando fai la meditazione, per cui c'è il testimone che è distaccato da questo comportamento del corpo e della mente, per cui ti dice di comunque di mantenere la calma perché non sta succedendo niente e che questo è solo che a nostro beneficio. E l'altra parte ovviamente c'è ego, che ha paura perché non sa cosa sta succedendo e se deve uscire da quella situazione. Appunto per questo motivo faccio tale video, perché vi voglio dire che non succede assolutamente niente, anzi è benefico ed è un buon segno. Lasciate andare il vostro corpo. Infatti io in quella situazione mi sono totalmente rilassata e ho detto vediamo dove andiamo a parare. Sentivo dentro di me che si stava trasformando qualcosa, c'era una trasformazione, non saprei come spiegarla. Infatti una volta che è terminata la meditazione io stavo 10 volte meglio, perché appunto c'era stata una liberazione potente ed energetica, però allo stesso tempo, come è la mia indole, volevo avere delle spiegazioni, perché io sono come San Tommaso, se non vedo non credo. Quindi ho iniziato a cercare online e non ho trovato grandissime cose, pochissime persone hanno parlato di queste esperienze, ed ecco perché io faccio questo video, affinché sia utile a chi si è imbattuto in questa situazione. Mi sono confrontata con le altre persone che come me stanno facendo un percorso spirituale
e mi hanno detto che tendenzialmente è una liberazione energetica, però secondo me in realtà c'è qualcosa di più. C'è sia l'aspetto di liberazione energetica, per cui appunto facendo la meditazione, scendendo in uno stato di profonda quiete e tranquillità, la mente ha la necessità di liberare questa energia, ok? Perché chi non pratica sport assiduamente come me, che lo faccio solo una volta ogni tanto e faccio solo la camminata, e lavorando moltissimo sulla scissione, la distruzione di tanti miei schemi mentali, l'energia si blocca internamente dentro di me. Quindi questo può succedere anche a chi va dallo psicologo, dallo psichiatra, dallo psicoterapeuta e fa poi a casa la meditazione e dopo una seduta molto impegnativa avere questa situazione. E questa è la parte concreta, la parte fisica della cosa. E poi troviamo la parte spirituale, in cui praticamente c'è tipo il risveglio dell'energia Kundalini. Voglio un attimo precisare una cosa. Prima ho detto che può avvenire o come rotazione oppure come oscillazione, quindi può succedere che il corpo vada a destra e a sinistra oppure faccia avanti e indietro quando c'è questa liberazione, ok? Quindi ve lo voglio mostrare proprio perché magari dite, ma però io ho avuto quest'altra cosa, lei non ne ha parlato, no. Può essere anche che nella stessa meditazione si faccia prima la rotazione e poi le oscillazioni. Ritornando all'energia Kundalini, per chi pratica la meditazione sempre da molto tempo ed è una persona molto empatica e sente le energie sottili, potrebbe esserci un risveglio della Kundalini, anche dovuto al fatto che sia stato superato uno schema mentale e che quindi c'è una liberazione. Inoltre, per capire se è stata l'energia Kundalini a creare questa rotazione, ci sono anche degli elementi fisici, ovvero si inizia ad avere dei sintomi fisici di risveglio della Kundalini che riguardano ogni singolo chakra. Faccio degli esempi, tipo il chakra della gola potresti avere mal di gola, il chakra del cuore potresti iniziare ad avere ansia, tachicardia, eccetera. Anche a me è successo e praticamente si risveglia ogni singolo chakra e per ogni chakra hai dei dolori fisici. Questa è una possibilità, quello del risveglio dell'energia Kundalini, ma ce ne sono altre. Un'altra è quella di raggiungere stati di trance in cui c'è proprio una connessione anche con le entità superiori, per cui noi diventiamo un canale energetico per cui loro possono connettersi con noi e che quindi proprio per l'energia forte che ci arriva dall'alto dobbiamo assolutamente liberarcene, entra ma allo stesso tempo dobbiamo ripulirci e quindi si attuano questi movimenti oscillatori per cui il corpo necessita proprio è troppo forte per noi e quindi deve liberarsene, quella che non riesce a reggere, tant'è che poi nel momento in cui questa rotazione o oscillazione è molto forte, anche se non abbiamo terminato la meditazione, il corpo tenderà a cadere in avanti o indietro perché è stato talmente impattante che non riesce più a reggersi in maniera eretta come è solito fare nella meditazione, per cui si tende ad andare in avanti. L'altra possibilità ancora è quella che si possa raggiungere anche le onde theta e delta e qui ovviamente mentre la mente è spenta, tra virgolette, quindi si ritrova in questo stato, il corpo necessita di muoversi perché è esattamente la stessa cosa che succede nella nostra fase REM di sonno, si raggiungono più o meno le stesse onde e quindi il corpo necessita di muoversi e quindi attua queste rotazioni. Ed infine l'ultima possibilità è la sincronizzazione con il flusso naturale, ovvero è stato riscontrato in molte culture che proprio la rotazione durante la pratica di meditazione aiuti a connettersi con il tutto ed è una pratica ovviamente utilizzata come fanno i dervish. La rotazione che loro attuano serve per raggiungere stati mentali mistici e quindi questa rotazione ti permette di raggiungere certi stati, quindi non è niente di così assurdo. C'è chi lo pratica consapevolmente, quindi come i dervish, è proprio uno stato naturale della cosa, nel senso senza la rotazione o l'oscillazione la mente non potrebbe raggiungere quegli stati perché non è in grado, è troppo forte per lei questa modalità
Con la rotazione invece la mente riesce a rilassarsi, riesce a lasciarsi andare, quindi si raggiunge quello stato mistico. Se questa cosa vi è successa o vi succederà, non vi preoccupate perché è assolutamente positiva. Significa che avete trovato uno stato mentale in cui siete liberi, in cui avete rotto gli schemi della mente e che per tenerla a bada, diciamo così, ha iniziato la rotazione del corpo e voi potete appunto assecondare questa cosa, lasciatevi liberi, cioè assecondate il movimento, non bloccatelo, lasciatevi andare. Soltanto assecondando questo movimento del corpo che voi riuscite a capire di che cosa si tratta, ok? Se vi è successo, scrivetelo nei commenti, condividetelo con me e con gli altri affinché possiamo trovare altre esperienze, ok? Magari voi avete avuto altri movimenti fisici, avete trovato altre spiegazioni e che quindi possono aiutare me e gli altri. Se conoscete qualcuno che ha fatto questa mia stessa esperienza, condividetegli il mio video affinché possa commentare e raccontare quello che gli è successo. Vi ricordo infine di iscrivervi al canale perché per me è importantissimo, ma lo è anche per voi. Spero di aver risposto a tante domande sulla rotazione durante la meditazione. Se non fosse così, avete la sezione commenti se volete chiedermi altre cose. Io per oggi vi ringrazio e ci vediamo molto presto in un prossimo video. Ciao a tutti!